dovete segnare per venire qui, perché veramente i piatti erano molto eccezionali. Eccezionali, amici, era un sogno. Buongiorno ragazzi, oggi siamo al lago di Chiusi in Toscana, al confine con l'Umbria. Peccato che oggi è nuvoloso perché questo posto con sole è veramente splendido. E siamo qui per mangiare il pesce di lago. Rispetto al posto che avete già visto, questo sarà un ristorante con una cucina più semplice, però comunque sempre di pesci di lago si tratta. Dice, ma sul lago di Chiusi si pesca? E io penso di sì, altrimenti i signori sullo sfondo sono decartonati probabilmente. Lì. Uno dei piatti tradizionali simbolo di questa zona è il brustico. Si dice sia un piatto antichissimo, risalente a epoca etrusca. Viene fatto abbrustolendo i pesci di lago sulla fiamma viva di canna, senza essere né squamati né spellati né puliti. Vengono puliti successivamente a questa sbruciacchiatura e da lì il nome brustico, penso. Altri piatti tipici sono ovviamente i pisci, tipici di questa zona, della zona di Chiusi in generale, e il tegamaccio, che è praticamente un insieme di pesci di lago cotti in un tegame di coccio per almeno 3 ore, con un pochino di vino, pomodoro e peperoncino. Ora vediamo che cosa mangeremo oggi, magari non tutte queste cose, alcune, o chi lo sa, tanto bisogna scoprire il menù prima. Benvenuti a Pesce d'Oro. Il menù si divide tra proposte di lago, di pesce di lago, e proposte di terra. La carta di vini ha anche parecchie cose interessanti, ma io il solito problema è devo guidare e quindi mi sa che come al solito beve solo Esther. Alla fine la scelta non era facile, però ce l'abbiamo fatta. Che è questo? Bicchiere di vino bianco, alla fine sono stato sedotto nel prendere un bicchiere di vino bianco. E io invece ho preso un bicchiere di prosecco, secondo me ci sta molto bene per cominciare. Salute! Abbiamo preso brustico che dovrebbe essere fatto con pesce e persico. Assaggiamo. Odore molto buono. Mamma mia, questo pesce è molto saporito. È proprio saporitissimo dentro. Questa buccia di pesce, buccia, posso dire buccia? Pelle di pesce, danno questo extra sapore particolare che è molto interessante mangiare tutto insieme. Un piatto molto buono. E dopo senti questo sapore bruciato che fa questo piatto ancora più interessante. Quindi c'è la pelle comunque, sì. Non viene rimossa, si mangia ogni cosa. Io mangio, prendi il piatto. Io ho mangiato già. Io lo so perché ti piace. Perché? Perché c'è questa nota di affumicatura che gli dà questa bruciatura sulla fiamma viva di canna, quindi prende un po' di questo sapore di fumo. Te le cose affumicate di solito ti piacciono. La carne è molto tenera, è molto saporito, molto buono come piatto. Nella sua semplicità è veramente interessante, poi una cosa nuova, diversa che non avevamo mai provato. No, alla fine è un piatto semplice però molto buono. E poi c'è tutto questo lietto lì dentro che secondo me, no, sbaglio, è anche parecchio buono l'olio, quindi va scarpettato per forza. Sono curiosa di assaggiare con limone. Secondo me questa è parte di spine. 2. No, anche con limone è ancora più buono. Davvero? Sì, sì. Allora mi tocca assaggiarla anche con il limone a cambio, scusa. Io tutta questa differenza non c'è. Sì, te lo rinfresca un pochino. Rinfresca, sì. Sì, proprio. no, buono, buono e buono. Un bel piattino, mi è piaciuto proprio. Come primo abbiamo preso gnocchi di patate con gamberi di lago. Questi gnocchi hanno profumo forte di pesce. Mi piace molto la consistenza dei gnocchi, per me cotti giusti e fatti giusto. E ha questo sapore di pesce che è molto piacevole a sentire. Secondo me è in sugo, che mi piace molto. Ecco, ho trovato un piccolo gambero e ora assaggio. Questo gambero è come carne, consistenza di carne. Mamma mia che buono. Curiosa che decide ora. Vuoi assaggiare?
Direi Vai. è molto profumato, non sembra neanche roba di acqua dolce, sembra quasi roba di mare, no? C'è delle zucchine dentro. Ho visto anch'io. Il sugo è molto saporito. Io ho mangiato altre volte i gamberi d'acqua dolce e non è che fossero così straordinariamente saporiti, però questi sono molto gustosi, sono quasi a metà tra uno scampo e un astice, un po' ricchi di sapori, buoni, carnosi con una bella masticabilità, dolci, molto buoni. Ma che palle, sto molto buono, veramente un primo sfizioso. Come secondo primo abbiamo preso dei pisci, si vede che sono fatti a mano, non c'è bisogno di assaggiarli, anche all'occhio si vede, con un ragù, un sugo misto di pesci di lago e le briciole di pane croccanti sopra. Il piscio così irregolare ha una struttura, una consistenza meravigliosa, è proprio molto piacevole masticarlo con la sua callosità. Il ragù è molto buono, pomodoroso, però è molto saporito, credo ci sia anche un po' di cipolla, è molto gustoso e si sentono poi tutti i pezzettini di pesce in qua e là. È un gran bel piatto anche questo, mi sa che anche oggi non ci andrà male. Pasta è buonissima, fatta molto buono. A me questa forma piace di più. I pesci sono uno dei miei pasti preferiti e questo è molto buono. E sugo di pesce è sugo di pesce, è fatto molto bene, saporito con pomodoro, è molto gustoso, veramente mi piace molto. Pesci buonissimi, piatto top, mi piace molto e riscalda molto. Di secondo abbiamo preso il tegamaccio, che vi abbiamo spiegato prima, questo stracotto di pesci di lago cotto per molte ore nel tegame di terracotta. Nello specifico ci sono il luccio, il boccalone, l'anguilla e la tinca, con sotto una fetta di pane strusciata con l'aglio, che mi sembra cosa buona e giusta, e il suo sugo di pomodoro. Ci hanno detto anche che bisogna fare molta attenzione a mangiarlo perché comunque ci sono le spine dentro, quindi va mangiato con cura. E poi abbiamo preso la fagiolina di lago, che è questa varietà antichissima di legume, condito con un olio Minuta di Chiusi, che è un cultivar particolare perché cresce solo qui nella zona di Chiusi. Ora, dirvi quale pesce è quale sarà difficile, ma insomma, questo dovrebbe essere il boccalone, dovrebbe. Il pesce è molto tenero, io pensavo che questa super cottura lo lasciasse un po' stoppaccioso, invece è molto tenero, molto gustoso, non ha quel sapore di pesce, per intendersi, assomiglia più alla ciccia, sembra più un piatto di carne quasi. Bisogna un po' aiutarsi con le mani, No? Ma è bellezza? Buono, non so che pesciolino era questo, forse la finca, forse, molto saporito, proprio un bel piattino e soprattutto è un piattino che deve essere super scarpettato, di quelli che puoi anche tuffare il pane dentro, dimenticartelo e ripassare dopo un po'. Il sugo è molto buono, molto ricco, insaporito molto bene. Sì, ora se uno ha la pazienza di mettersi lì a mangiarlo cercando di levare tutte le lische, questo è veramente buono. Pezzettino di pane agliato, profumino d'aglio, pane strusciato con l'aglio messo dentro a questo genere di umidi è la perfezione. Mamma mia, che saporito questo. Sì, è vero che ha tantissime spine, però è molto saporito. Molto. Mi piace molto. Ora non so quale pesce sto mangiando, però ha sapore di carne, che è molto saporito anche questo. Terzo pesce. Anche il terzo pesce è molto delicato, molto saporito. Delicato, non so, è molto saporito, volevo dire, è molto tenere. Primo e terzo top. Questo sapore di aglio arricchisce questo piatto. Assaggia il pane. Sì, secondo me il pane è il miglior punto, miglior parte di questo piatto, perché il pane prende tutti i sapori di pesce, questo aglio sta così, forte. No, pane top, molto buono, piatto molto interessante. Assaggio anche la fagiolina, era tanto che volevo assaggiare, finalmente l'ho trovata. Somiglia un po' ai fagioli con l'occhio, quindi ha un po' quel sapore terroso, un pochino meno rispetto al fagiolo con l'occhio. Cottura è perfetta e l'olio con cui è stata condita è veramente ottimo. Olio è molto buono, sta molto bene con questi fagioli. I fagioli hanno questa consistenza un po' cremosa che è molto piacevole da mangiare, è molto saporito. Comunque, il sapore è molto particolare qui, è molto diverso di questi fagioli, vuol dire che è molto buono, è come carne, è nutriente.
Buono, buono anche questo. Comunque io sono molto contento perché, come forse avevo già detto, il pesce d'acqua dolce era molto tradizionale anche nella cucina fiorentina prima. Adesso è completamente sparito dalle tavole, probabilmente perché l'Arno è diventato quello che è e non ci si pesca più niente di commestibile a parte un paio di copertoni e una nutria. Però tutti i pesci melatinca, l'anguilla, eccetera, erano molto tradizionali. Ora tocca fare un po' di chilometri, però per fortuna esistono ancora dei posti dove si possono assaggiare queste prelibatezze di lago che sono diventate una rarità ormai. È peccato non fare questo. Sugo è molto gustoso, molto saporito e spettacolare. Mi piace molto. Ti lascio un po', eh? No, mangia. Dai, ultimo. E abbiamo preso dolcino, tortino al cioccolato con pistacchio, che è con cioccolato. Il pistacchio è passato, così, è andato a fare un bagno nel lago, dopo torna. Buono. Questo è il classico tortino al cioccolato, fondente, dentro liquido e cioccolato buono. Sì, però aspettavo pistacchio. E dolce molto caldo. Io invece ho preso un saccottino di pasta fillo con mele, mandorle e cannella, mi pare. Sotto c'è una crema di qualche genere. È caldo, pasta fillo molto croccante, logicamente sa di mela, perché deve sapere, dai, un saccottino alla mela. Questa dovrebbe essere la mandorla. Si sente anche la pasta di mandorla. È un dolce gradevole a fine pasto. E abbiamo preso 2 caffè. Allora, abbiamo finito il nostro pranzo, buonissimo pranzo, anche questo posto è bella scoperta e dovete segnare per venire qui perché veramente i piatti erano molto eccezionali e diversi dal solito. Eccezionali, amici, era un sogno. Perché hanno anche piatti tradizionali che è molto raro, però tengono sempre questi 2 o 3 piatti che non cambiano mai e sono, mamma mia, bomba. A me è piaciuto molto bruciato, rustico, mi è piaciuto molto tegamaccio che era saporitissimo e questi 4 pesci che erano dentro, tutti erano diversi e ogni boccone era viaggio in diverso pesciolino. Bellissimo posto per passeggiata prima o dopo pranzo. Sì, mi è piaciuto molto, soprattutto sono contento perché è una cosa un po' diversa. Come detto, se ne trovano veramente pochi di ristoranti ormai che fanno cucina di pesce d'acqua dolce. Anzi, se conoscete degli altri posti dove mangiare il pesce d'acqua dolce, scrivetecelo nei commenti perché ci andremo molto volentieri. Per tutto quello che avete visto, compreso di 2 calici di prosecco per Esther, un bicchiere di vino bianco per me, una bottiglia d'acqua, abbiamo speso 90 euro. Se vi è piaciuto questo video iscrivetevi, lasciate un like e scrivete dove mangiare il pesce in acqua dolce. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Buona!